Passiamo adesso a come scegliere una criptovaluta. Questo è un riassunto di alcuni punti, i principali, che bisognerebbe andare ad analizzare per decidere su quale criptovaluta investire. Andiamo a vedere punto per punto. La prima cosa da fare ovviamente è individuare una criptovaluta. Sul CoinMarketCap ci sono più di 2000 criptovalute divise per capitalizzazione, per settore, per volumi di scambio, per oscillazioni positive o negative. Bisogna andare a scegliere una criptovaluta. Scelto il progetto, bisogna andare a vedere su quale blockchain gira. Individuata la blockchain, bisogna andare a capire se il progetto che noi stiamo andando per acquistare fa parte di una categoria oppure è unico nel suo genere. Io consiglio sempre, nella diversificazione delle criptovalute del portafoglio, di non inserire più criptovalute della stessa categoria, ma diversificare anche proprio per categoria. Scusate se ho ripetuto la parola. Questo vuol dire che se noi andiamo a investire ad esempio in una categoria di criptovalute legate ai viaggi e quel settore in questo periodo va a crollare, è molto probabile che tutti i progetti relativi al settore, in questo caso dei viaggi, abbiano una grossa flessione. Quindi se noi nel portafoglio deteniamo più criptovalute legate a un settore, siamo soggetti alle oscillazioni sia positive ma soprattutto negative che ha il settore stesso. Andando a leggere il white paper dobbiamo andare a capire che cosa serve il token del progetto. Ricordatevi bene che quando andiamo a comprare una criptovaluta o un token, noi stiamo comprando un'azione, chiamiamola così tra virgolette, un'azione di una società fintech, quindi di un progetto. Se il token, l'utilità del token non è ben delineata all'interno del white paper, quindi non si capisce a che cosa serve quel token all'interno del progetto stesso, è meglio passare oltre. Ricordo che un token prende valore solo nel momento in cui viene implementato al 100% del suo progetto, viene utilizzato dagli utenti, quindi viene acquistato dalla community. Più viene acquistato, più viene ricercato, più il prezzo sale. Quindi se il token non è ben definita la sua funzionalità all'interno del progetto, evitate di acquistarlo. Un'altra parte fondamentale è andare a vedere chi sono i membri del team. All'interno del sito deve essere ben specificato quali sono i membri del team, devono esserci link pubblici a LinkedIn o a delle biografie, ma è buona cosa, a parte basarsi su quello che è scritto sul sito del progetto, andare a cercare nome per nome tutti o quasi tutti i membri del team per andare a capire se hanno uno storico realmente verificabile. Sul sito ufficiale deve essere presente una roadmap ben lineata, diviso per quadrimestre, e ogni punto saliente, ogni quadrimestre deve essere ben specificato che cosa si andrà a sviluppare. Sarebbe buona cosa per far sì che ci sia un'incentivazione all'acquisto e una partecipazione all'acquisto della parte della community. Sarebbe buona cosa appunto rispettare la roadmap, anche se molte volte per diverse problematiche dovute alla tecnologia o ad altro non sempre le roadmap vengono rispettate, quindi le tempistiche vengono rispettate. Però se troviamo un progetto che ha anche una roadmap ben delineata e rispettata soprattutto, vuol dire che c'è un grande lavoro da parte degli sviluppatori. Una parte importante del progetto, che deve essere ben scritto all'interno del sito, se possibile in multilingua, è il white paper, dove è praticamente la carta bianca dove ci sono scritti passo per passo tutte le funzionalità del progetto, le funzionalità del token e che cosa vogliono sviluppare. Successivamente bisogna andare a vedere la supply del token, quanto rifornimento sarà disponibile al lancio, ma soprattutto il rifornimento totale. Sarebbe buona cosa andare ad acquistare una criptovaluta, un token con una bassa media circolazione di mercato. Analizzando il sito internet sicuramente sarà menzionata la parte dei finanziamenti o premi, quindi se il progetto che stiamo osservando ha ricevuto dei finanziamenti da partner importanti oppure ha ricevuto dei premi in eventi che si susseguono durante l'anno, dove ci sono delle premiazioni per le aziende fintech e blockchain, tanto meglio. Se hanno ricevuto premi o finanziamenti vuol dire che saranno comunque sotto lente di ingrandimento da parte degli investitori e da parte della community generale del mondo delle criptovalute. Capire se il lancio della criptovaluta è stato fatto tramite una ICO e una IDO può essere utile. Vado poi a menzionare
e a spiegare cosa sono le ICO, le IDO, i DEX e i CHECS durante i miei tutorial, quindi andate a spulciare nel mio canale perché troverete tutte le definizioni che state guardando in sovraimpressione. Attualmente gioca un ruolo molto importante all'interno di un progetto la possibilità di essere una cross-chain e quindi di potersi interlacciare, interpolare con diverse blockchain. Ultimo punto, ma non per questo meno importante, è la presenza sui social, sia da parte di una community, ma soprattutto da parte dello staff, che sia lo staff operativo, che sia un community manager, ancora meglio. Un buon progetto dovrebbe essere anche ben pubblicizzato sui social, perché tenere attiva una community fa sì che ci sia hype dietro il progetto stesso. Questi sono i punti principali che tutti noi dovremo osservare e analizzare prima di acquistare un progetto. Se avete voglia di aggiungere dei punti fondamentali, commentate il video qua sotto, io ve ne sarei grato. Comunque, se riuscite a seguire questi punti che vi ho appena fatto vedere, già inizierete a muovervi in modo decoroso all'interno dei progetti.